Ciao Riders e benvenuti al vostro Medors. Baciato dal sole, stiamo per fare oggi una bella recensioncina di una moto che ho avuto modo di conoscere bene. E la moto in questione è la Suzuki SV 650. Questo modello 2016 era offerto in diverse colorazioni, rossa, blu, nera e quest'ultima colorazione che vedete qui presente. Una moto con un compito estremamente importante. Infatti in passato furono vendute ben 32.000 SV, grazie ad una bella linea, al telaio e forcelloni in alluminio e al motore dalla spiccata personalità. Questo trionfo SVoso venne interrotto nel 2009 quando arrivò la Gladius, forse la meno apprezzata a causa del design, diciamo, particolare e con delle finiture che comunque non erano all'altezza delle precedenti SV. Ed è proprio dalle ceneri del progetto Gladius che l'SV 650 ritorna in pompa magna nel 2016, andando a ricercare un po' le vecchie formule che alla fine poi l'hanno resa una moto gettonatissima, una cura del particolare leggermente maggiore rispetto alla Gladius, prestazioni e dinamica di guida di tutto rispetto, comunque si difende parecchio bene e soprattutto i costi di gestione sono veramente irrisori. Questi cambiamenti nel look dalla Gladius all'SV 650 portano poi anche dei vantaggi, infatti il nuovo scarico ha perso 3,5 kg e complessivamente la Suzuki SV 650 ha risparmiato 8 kg rispetto alla Gladius, fermando l'ago a 197 kg. E devo dire la verità, non sono pochissimi, ma nonostante ciò la ciclistica la rende una moto estremamente svelta. Questa ciclistica poi è relativa ad un ottimo bilanciamento, dato che la SV 650 è perfetta praticamente per tutte le altezze, dato che la sella è bassa, all'incirca 785 mm. Inoltre il nuovo serbatoio è più piccolo e ci consente di abbracciare bene il telaio, un comfort veramente fuori dal comune. Ho avuto modo di provarla parecchio nel traffico, abitando in una grande città come Roma. Posso assicurarvi che sembra di stare su una bici, passa veramente anche in alcuni spazi in cui magari altre moto si fermerebbero. Le finiture sono molto classiche ma allo stesso tempo ben definite, in puro stile nipponico. Il motore è ormai il collaudatissimo bicilindrico Suzuki AV, pensato e progettato per combinare al meglio prestazioni, fruibilità e consumi contenuti, in grado di erogare 76 cavalli di potenza massima a 8500 giri, numeri che ovviamente non impressionano, ma che si sposano alla perfezione con il concetto di moto adatta a tutti. Infatti la ritengo una moto adatta ad un pubblico abbastanza ampio, come ad esempio i neofiti, che iniziano a muovere i primi passi in sella alle due ruote, e allo stesso tempo per i motociclisti un po' più smanettoni che non ricercano la prestazione assoluta, ma che comunque vogliono divertirsi e mantenere dei costi onesti. A completare questo motore gestibilissimo ma allo stesso tempo divertente troviamo lo scarico di serie, che a livello estetico non reputo così male. A livello di sound questo bicilindrico, purtroppo penalizzato dall'Euro 4, con lo scarico di serie non si esprime al massimo. Questa moto, oltre a piccoli aggiornamenti per quanto riguarda il motore, ha un nuovo airbox con un differente disegno e un radiatore più largo di un paio di centimetri, che con questa moto, con delle linee così sinuose, spicca particolarmente. Il telaio a traliccio è accoppiato a una forcella tradizionale da 41 mm e 125 mm di escursione, non regolabile, mentre il mono posteriore ha la possibilità di essere regolato su 7 posizioni differenti di precarico ed ha un'escursione utile di 63 mm. Il comparto delle sospensioni è, diciamo, ideale per questa tipologia di moto, che appunto si prospetta come una moto divertente, facile e con velleità leggermente sportive, dato che con una guida parecchio allegra comunque queste sospensioni tendono ad affondare leggermente, dato che sono molto morbide, soprattutto se troviamo delle piccole asperità in piega, mentre comunque per un uso cittadino la rendono paragonabile ad una poltrona praticamente. L'impianto frenante è composto da un anteriore con una coppia di dischi da 290 mm con pinze Tokiko a due pistoncini e un singolo disco posteriore da 245 mm con pinza a un pistoncino marchiata Nissin. Entrambi i freni sono dotati di ABS e questo aspetto dei freni è un'altra nota negativa per quanto riguarda questa moto, dato che per una guida tranquilla, rilassata vanno bene, comunque svolgono il loro dovere, mentre per quanto riguarda una guida un
pelo più allegra, l'anteriore è un po' troppo morbido. Se vi è bisogno di fare una frenata un po' più allegra, bisogna proprio strizzarlo a fondo. Sempre fiduciosi che comunque nel caso si esageri entrerà in azione l'ABS, però non vi nascondo che avrei preferito un freno con un po' più di mordente sull'anteriore. Mentre sul posteriore devo riconoscere che è ben tarato, sia come potenza frenante che come elettronica per l'ABS. Tra l'altro è giusto soffermarsi su un paio di chicche che questa moto monta, come ad esempio il sistema Low RPM Assist per la partenza, che consente una migliore erogazione della moto. Vedete, io sto lasciando la frizione e se vedete i giri già aumentano. Già, cioè, siamo partiti, io sto tenendo la GoPro con una mano e la frizione l'ho praticamente rilasciata tutta. Ecco, vedete? Ho levato anche la mano, quindi sono partito senza dare gas. Ed è un aiuto che per il neofita è veramente interessante. Un altro sistema estremamente interessante che monta questa moto è il Suzuki Easy Start, che significa appunto avviamento motore semplificato. A differenza della maggior parte delle moto, per le quali comunque è necessario appunto tenere il dito pigiato sul bottone, in questo caso con Suzuki non c'è alcun bisogno, basta esclusivamente premere una volta sola e siamo pronti a macinare chilometri. La gommatura di serie offerta da Dunlop con le Sport Max Qualifier permette una guida decisamente aggressiva su asciutto, ma allo stesso tempo efficace anche sul bagnato. La strumentazione è un altro aspetto che ho apprezzato particolarmente per quanto riguarda questa moto. Interamente digitale, mostra il contagiri, il tachimetro, il contachilometri totali e parziali, orologio, il livello della benzina con il consumo medio e istantaneo, l'autonomia residua in chilometri, che è veramente una chicca utile in diverse situazioni, e l'indicatore della marcia inserita, che dal mio punto di vista per un neofita è estremamente importante. Un altro aspetto per quanto riguarda la guida un po' al limite lo rilevo per quanto riguarda le andature particolarmente sostenute in rettilineo, dato che comunque l'anteriore di questa moto è abbastanza leggerino. Magari con un po' di vento la moto inizia a diventare veramente instabile sulle alte velocità, ma nonostante qualche difettuccio reputo questa moto comunque molto sincera e onesta e la prenderei seriamente in considerazione se fossi un neofita o appunto comunque una persona che ricerca prestazioni divertenti ma allo stesso tempo dei costi di gestione umani, anche perché i consumi sono veramente bassi, sono ridicoli quasi. Con andature veramente allegre mi è capitato di scendere sotto i 20 km al litro. Il serbatoio non è così capiente perché è da 14 litri, ma nonostante ciò comunque con i consumi che appunto questa moto ha ci consente di girare liberamente per lunghi tratti di strada e ha diverse andature. Per portare a casa questa moto dalla doppia personalità, in grado appunto di far innamorare diverse tipologie di motociclisti, il prezzo che dovremo affrontare sarà di 6.590 euro. Ci tengo a precisare che oltretutto è una moto depotenziabile, quindi può diventare benissimo la prima moto per un 18enne che consegue la 2, per poi successivamente ripotenziarla e poterla usare ancora per un po' per affinare la tecnica, per poi magari decidere di passare a un modello superiore o continuare a farsi trasportare allegramente da questa media entry level di Suzuki, che con una doppia anima da moto facile e fruibile è comunque in grado di tirare fuori personalità e prestazioni da piccola sportiva. Quindi gente, per il momento questo è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento se anche voi siete possessori di questa moto, se siete interessati, se avete qualche dubbio. Questo è uno dei modelli con i quali ho avuto più a che fare di moto personalmente, quindi posso anche rispondere a qualche altra domanda che vi può venire in mente. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un piccolo like e condividere, e ricordatevi, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti cliccando la campanellina vicino al tasto iscriviti, in modo da appunto rimanere sempre aggiornati. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medo!